Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightburn. Oggi parlo di un argomento che ho già trattato in altri video e diciamo che è un argomento che va bene sia per chi ha le prime armi che per chi è già esperto. Allora, per chi ha le prime armi, diciamo già le prime cose, le prime nozioni che faccio vedere in questo video dovrebbero essere già abbastanza chiare. Per chi è un pochino già più sgamato, sicuramente queste le conoscerà, però vi faccio vedere alcune cose che secondo me buona parte di voi non sanno come farle, ok? Andiamo a vedere il video, però prima vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e magari dopo, se vi è piaciuto il video, mettere un bel like, quindi mi raccomando, prima iscrizione al canale e poi un bel like se vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto, vabbè, come volete. Allora, andiamo a fare qualche forma sul nostro piano di lavoro di Lightburn. Come al solito farò i miei classici rettangoli, qualche cerchio, qualche esagono e cose del genere. Allora, innanzitutto, ecco, questa è la nozione principale, è per selezioniamo tutte le forme, le vogliamo selezionare, e il modo più semplice è fare un bel CTRL A, quindi CTRL A e vengono selezionate tutte le forme sul piano di lavoro. In questo modo possiamo poi andare a spostare, possiamo andare a vedere se magari c'è qualche forma estranea e così via, quindi con CTRL A, quindi CTRL ALL, cioè tutte, selezionamele tutte, posso andare a vedere se magari mi fossi sbagliato e qui ho una cosa piccolissima così che nemmeno si vede come vedete adesso. Io se faccio CTRL A vedo che la selezione mi va ben oltre perché c'è anche questa. Allora andiamo a deselezionare, vado a selezionare questa e la cancello. Avete visto che con questa selezione che parte da destra a sinistra si è aperto un rettangolo verde. Questo rettangolo verde è quello che mi va a includere nella selezione tutte quelle forme che sono state anche a malapena toccate dalla selezione verde, quindi la selezione inclusiva che è diciamo, dalla destra a sinistra. Se invece parto da sinistra a destra vedete che la forma è rossa, una volta c'era solo il contorno rosso, adesso c'è anche con l'ombreggiatura, e per poter essere inserite nella selezione tutta la forma deve essere dentro a quel rettangolo rosso, e queste sono le cose proprio basilari per i principianti. Ma andiamo avanti. Altro tipo di selezione, ovvero sia io ho queste forme, io posso andare a selezionarle una per una in questo modo qua, però ogni volta che vado a selezionarla un'altra mi deseleziona quelle precedenti. Quindi cosa faccio per selezionarle una dopo l'altra? Magari su queste 5 ne voglio selezionare solamente 3, quindi seleziono questa. Poi col tasto Shift vado a selezionare quest'altra e poi mi vado a selezionare quest'altra in fondo. Quindi ho queste tre selezionate. Quindi vedete mi abbraccia tutto il perimetro, e se mi fossi sbagliato e volessi deselezionare magari questa qui con il tasto CTRL, io vado a selezionare, faccio un clic su questa forma, mi lascia selezionate le altre due e mi deseleziona questa. Questo è una cosa che forse non tanti conoscevano. Un altro modo per selezionare le forme è la selezione inversa. Per esempio qui ho lasciato selezionate, come avevo selezionato prima, la prima qua in alto a sinistra e questa in basso a destra. Adesso io posso fare invece anche da modifica, posso andare a fare inverti selezione. Cosa succederà? Mi andrà a selezionare quelle che non erano selezionate e mi deselezionerà quelle selezionate. Potrebbe servire? Sì, forse qualche volta potrebbe servire se ci viene in mente di fare qualche progetto, ci interessava selezionare quelle altre e così via. E questa è un'altra cosa che anche questo non so in quanti l'avessero mai utilizzata, però specialmente chi, come dicevo prima, è agli inizi, tutte queste nozioni penso che sia utile che le sappiano. Supponiamo che io mi trovo in questa situazione, ho una serie di forme, ora qui sono praticamente quasi tutte uguali, e vorrei portarle tutte a riempimento, quindi praticamente io vado qua, seleziono da linea a riempimento e vedo che si riempiono 3 di queste e quest'altra no. E come mai questa non è, diciamo, riempita con il rendering riempito come io uso sempre consigliare?
Molto probabilmente perché è una forma aperta, per cui andiamo a vedere come si trovano le forme aperte. Ora qui l'esempio ne ho 4, potrebbero avere 50 di queste, e di cui in questo caso sono 3 che sono chiuse e una che è aperta. Con lo strumento apposito posso andarla a vedere anche senza il rendering riempito. Quindi rendering riempito, ve lo dico, è questa, si può attivare di qua oppure anche dalle impostazioni della periferica. Quindi diciamo che così non me ne rendo conto. A questo punto io vado a modifica, seleziona delle forme aperte e mi va a selezionare qual è quella aperta. Vado a vedere perché e vedete che se lo vado a allargare qui non è chiusa perché ci sono questi due nodi terminali, quello di inizio e quello di fine, che non sono fatti bene. Faccio così, me lo vado a mettere per bene in questo modo. Se adesso faccio il riempimento e me lo vado a fare con il rendering riempito, vedete che ce l'ho tutte e 4 aperte. Anche questo, sì, molto probabilmente più conosciuto di alcuni di quelli che ho fatto vedere prima, però anche questo è un bello strumento per andare a capire quelle cose che non vanno. In questa situazione io ho disegnato, ho rimpicciolito un po' quelle forme che avevo fatto sul livello 00, poi ho fatto degli ellissi con il livello 02. Adesso vi faccio vedere come posso andare a selezionare anche le forme in base al livello. Cioè, ho due metodi. Allora, innanzitutto posso andare a selezionare un livello, per esempio vado al livello 00, poi vado in modifica e vado a selezionare tutte le forme del taglio corrente e mi selezionerà solo le nere. Poi deseleziono, vi faccio vedere anche per selezionare le rosse in un altro modo, quindi vado su Shift, clicco Shift e clicco il livello qua e mi si selezionano queste altre, queste del livello 02. Semplicissimo, ci può servire per una marea di cose e di progetti quando dobbiamo andare a fare modifiche e così via. Anche questo penso che era abbastanza conosciuto, magari per chi ha le prime armi, anche questo è interessante conoscerlo. Un altro tipo di selezione che andiamo a vedere adesso. Supponiamo che ci troviamo in questa situazione, progetto, vabbè, buttato là così, non è proprio un progetto vero, però supponiamo che io volessi andare a selezionare tutte le forme contenute in questa forma qui poligonale nera. Quindi clicco la forma, poi vado su modifica e poi vado a cercare seleziona le forme contenute. Come vedete adesso lui mi ha selezionato tutte quelle che sono all'interno e mi ha lasciato fuori solamente quella che non è completamente contenuta. Anche questa magari si userà raramente, però anche questa è un'opzione che possiamo avere, quindi anche questa qui è abbastanza utile saperlo, che poi vedremo con un altro esempio, un qualcosa di un pochino più complesso. Ultimo esempio, ve lo faccio vedere con questa simulazione. Supponiamo che ho un progetto un po' così, abbastanza complicato, diciamo complesso, e per una somma di cose che posso aver sbagliato nel progetto, devo andare ad eliminare questi qua. Sono tutti dello stesso livello, eccetera, eccetera. Allora, una delle cose che semplicemente si può fare è utilizzando la funzione che ho fatto vedere prima, ovvero sia vammi a eliminare le forme contenute, io posso utilizzare lo strumento disegno dove vado a disegnare in questo modo una linea spezzata dove vado a ricomprendere tutte queste forme che io voglio eliminare, ok? In questo modo qua. Allora vado sulla selezione, poi vado a selezionare questo e poi vado a fare modifica, seleziona le forme contenute. Eccole qua. Vedete? Mi è andato a prendere tutto questo e a questo punto qua non faccio altro che fare un clic e vado a fare un taglia e me le elimino tutte insieme. Molto semplice. Questo è un caso che potrebbe capitare e anche questo penso che forse qualcuno di voi, anzi abbastanza di voi, non lo conoscevano. Per questo video è tutto, io vi saluto, vi ringrazio di aver visto il video fino in fondo perché era bello vedere proprio l'ultimo e come al solito a questo punto il like me lo dovreste mettere, iscrivetevi al canale e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti e alla prossima.